Ciao, vediamo insieme come allargare un'immagine con Photoshop senza modificare il contenuto al suo interno e quindi senza stirare il soggetto all'interno dell'immagine. Lavoriamo su 3 modalità diverse per cui utilizzare questa tecnica. La prima è questa: immaginiamo appunto di avere un quadro immagine più largo rispetto all'immagine stessa, come possiamo vedere appunto dalle barre verticali che ci sono a sinistra e a destra, dove vediamo appunto l'assenza di sfondo. Ora, questa è l'immagine, immaginiamo quindi di volerla allargare ma nello stesso tempo di preservare anche il soggetto all'interno dell'immagine. Se provassimo ad allargare l'immagine senza applicare nessun accorgimento e quindi con il livello selezionato andassimo appunto a selezionare uno dei crocini che circonda l'immagine, poi dal pannello dinamico provassimo a deselezionare la catenina e a aumentare la larghezza dell'immagine, vedremo subito che l'immagine verrebbe alterata automaticamente, nel senso che verrebbe appunto stirata in orizzontale. Chiaramente io ho disattivato la catenella in modo da effettuare un ridimensionamento orizzontale senza applicarlo anche in altezza. Esistono praticamente 3 modi che agiscono attraverso un'unica tecnica per evitare appunto questo tipo di distorsione. La prima è andare a selezionare l'area che contiene il soggetto da proteggere. Andiamo quindi a selezionare il nostro soggetto attraverso una selezione semplice, come in questo caso. Dopodiché dobbiamo salvare questa selezione. In questo caso io ho selezionato l'area che contiene appunto il soggetto all'interno dell'immagine e devo andare a proteggere l'area selezionata. Quindi vado sul menu selezione, salva selezione e vado a dare un nome alla mia selezione, per esempio persona. Dopodiché do l'ok. Ora con la combinazione di tasti CTRL o Command D vado a deselezionare l'area. Mi assicuro che il livello sia sempre selezionato. Ora vado sul menu modifica e vado a cliccare su scala in base al contenuto. Ora dal pannellino dinamico che vediamo nella parte superiore ci sono alcuni campi molto importanti da andare a settare in questo frangente. Chiaramente la prima parte dei campi è occupata appunto dalle dimensioni, le coordinate x, y, quindi orizzontale e verticale dell'immagine nell'area di lavoro, il fattore che deve restare sempre al 100% e poi finalmente il campo proteggi. Se apriamo questo menu a tendina vedremo la selezione che abbiamo salvato precedentemente. La andiamo quindi a selezionare. Qui sulla destra abbiamo quest'altro pulsantino che è l'incarnato, cioè ci permette appunto di proteggere anche l'incarnato nel caso in cui dovessimo estendere un'immagine di un primo piano o di un profilo, quindi di un volto, in modo da andare a proteggere anche la selezione della pelle, quindi dell'incarnato. In questo caso andiamo semplicemente a proteggere l'area che abbiamo precedentemente salvato, chiamata persona. Dopodiché ci spostiamo qui sulla sinistra, disattiviamo, nel caso fosse attivato, la catenella del campo larghezza, in modo da separare larghezza e altezza. Dopodiché andiamo a muovere, ad aumentare quindi il campo larghezza e vediamo che l'immagine si estende senza modificare il suo contenuto centrale. Confermiamo un po' più sulla destra, sempre dal pannello dinamico, ed ecco il nostro risultato finale. Vediamo un secondo caso in cui andare ad allargare appunto la nostra immagine, che in questo caso si estende in altezza, senza alterare il contenuto centrale, cioè la modella al centro vestita di nero. La seconda tecnica consiste invece nel selezionare il soggetto, quindi andare a proteggere non tanto l'area che contiene l'oggetto in senso stretto, ma la selezione del soggetto stesso. Abbiamo diversi modi per farlo, alcuni molto veloci, alcuni un po' più lenti. Il più veloce è sicuramente quello di andare sul menu selezione, soggetto. Nell'ultima versione di Photoshop 2023 esiste un comando che vedremo in futuro che si chiama seleziona oggetto, che in automatico va a selezionare l'oggetto con una fedeltà pressoché totale. In questo caso funziona analogamente lo strumento soggetto dal menu selezione. Automaticamente il programma rileva che c'è un soggetto all'interno dell'immagine e lo va a selezionare, chiaramente con delle imperfezioni da correggere in corso d'opera. Chiaramente in questo frangente mi interessa avere una selezione pressoché perfetta, anche se vengono mantenute alcune piccole sbavature, non sono, come dire, un impedimento per il nostro obiettivo, per raggiungere il nostro obiettivo. Ora che abbiamo completato la nostra selezione, andiamo sul menu Selezione, Salva selezione, diamo un nome alla selezione appena creata.
Dopodiché diamo l'ok. Ora la selezione è stata memorizzata. Deselezioniamo la figura con la combinazione di tasti CTRL o Command D oppure dal menu Selezione deseleziona. Ora con il livello selezionato andiamo sul menu modifica, scala in base al contenuto e ci spostiamo sempre nel pannello dinamico che si trova sulla parte superiore. Lasciamo inalterati tutti gli altri campi, disattiviamo solo la catenella che ci garantisce quindi di modificare la larghezza e l'altezza dell'immagine separatamente. Poi andiamo direttamente sul campo proteggi, apriamo il menu a tendina e selezioniamo la selezione salvata. In questo caso non abbiamo necessità di proteggere l'incarnato, ci spostiamo quindi sul campo larghezza e andiamo ad allargare in questo modo. Come vedete, la selezione della modella non viene alterata in nessun modo durante l'allargamento dell'immagine. Diamo l'ok. Vediamo un terzo caso in cui andare a proteggere non soltanto la selezione ma anche l'incarnato. In questo caso abbiamo una foto molto ravvicinata con un volto, quindi con l'incarnato da proteggere nel momento in cui andiamo ad allargare l'immagine. Però in questo caso facciamo il processo inverso. Dobbiamo andare noi ad allargare il quadro che ospita l'immagine. Quindi cosa facciamo? Andiamo sul menu immagine, dimensione quadro e andiamo ad allargare per esempio il campo larghezza in questo modo. Ed ecco qui, abbiamo le famose barre di sinistra e di destra che rappresentano appunto le aree in più del quadro dell'immagine. Andiamo subito quindi a selezionare la nostra figura. In questo caso io sto usando uno strumento di selezione semplice, o per meglio dire rapida, con una dimensione pennello anche pari al 5% per garantire una certa fedeltà nel suo utilizzo. Bene, ora che abbiamo selezionato la nostra figura, facendo molta attenzione insomma anche a selezionare bene i dettagli, andiamo a salvare la nostra selezione. Quindi andiamo sul menu selezione, salva selezione, diamo un nome alla nostra selezione. Diamo l'ok. Ora la selezione è stata memorizzata. Deselezioniamo l'immagine. Selezioniamo il livello, dopodiché andiamo sul menu modifica, scala in base al contenuto e dal pannello superiore selezioniamo eventualmente la catenella, quindi disattiviamola e poi nel campo proteggi apriamo il menu a tendina e andiamo a selezionare la selezione salvata in precedenza. In questo caso però andiamo ad attivare anche la protezione dell'incarnato, proprio perché la foto è ravvicinata e il volto, quindi la pelle, è molto più in evidenza rispetto alle foto precedenti. Ora andiamo ad allargare l'immagine e come vedete il volto è protetto, l'incarnato è protetto, non ha risentito appunto dell'allargamento che risulta essere assolutamente naturale e in linea con il contesto cromatico dell'intera immagine. Confermiamo. Con questa tecnica possiamo andare non solo a riadattare delle immagini esistenti rispetto a quadri più grandi e più larghi, ma possiamo anche andare a modificare un'immagine rispetto a quelle che sono le nostre esigenze di personalizzazione. Se ti è piaciuto questo video, ricordati di iscriverti al canale per non perderti nessun altro video di Adobe Photoshop, Illustrator e tanto altro ancora. Ciao, grazie e al prossimo video!